Ok, io non l'ho detto nell'esposizione dei punti che non è nella registrazione di Cristina, ma un'ora prima della sessione, questo non mi capita mai, ho osservato un'ape, Mm. tra l'altro un'ape in difficoltà, con una zampa, credo la destra, piena di polline e la Mm. sinistra no, o non aveva la zampa sinistra, quindi comunque non si vedeva questo pallino giallo dalla parte sinistra. Infatti quest'ape diciamo, era in difficoltà e poi alla fine è caduta e forse anche finita male. Non sono Mhm. riuscito, diciamo, ho fatto in tempo a aiutarla. Ogni cosa ovviamente ha un senso prima Perché? della sessione. Mhm. Dimmi. Diciamo che sì, quello che vedo riguardo a quello che stai dicendo è che comunque lei ha una parte eterica molto attiva e la parte eterica è comunque legata alla natura, quindi agli animali anche. Quindi quello che comunque tu hai visto è come se, calcolando sempre che tutto quello che noi stiamo facendo, io lo vedo dal mio punto di vista quando sto qui come se già è accaduto, è come se ci sono dei momenti in cui si sovrappone il tempo e lo spazio, quindi è comunque un collegamento con lei, con la sua persona. E lei ha questa parte eterica che adesso sto vedendo che è molto comunque in percentuale di più della PS, la vedo un 60% Quanto? di Mhm. 60, ma questa sua particolarità, diciamo così, è comunque un collegamento forte con la natura, una connessione forte con natura e animali che sono comunque, cioè comunque animali parte eterica. Questo è quello che vedo. A quanto vibra, Cristina? 9 miliardi. Quindi già molto alto. Quanto è la sua consapevolezza? Un 127%. Ok, l'ape che ho visto un'ora fa ha una Mm? parte eterica? Ovviamente Sì, sì. sì. Si può definire per degli animali, degli insetti che vivono in gruppo, che ci sia anche una parte eterica del gruppo, quindi in questo caso dell'alveare? Allora, la scena che vedo è come in questo momento sto vedendo un alveare, quindi diverse api messe insieme che collaborano e questa loro collaborazione, formata comunque perché io vedo il corpo e poi queste palline luminose che sono come parti energetiche che le permettono ovviamente di stare qui, che si uniscono. Quindi in qualche maniera è come se loro comunicano a livello proprio eterico, non parlano, loro comunicano a livello proprio energetico per un bene comune. Quindi è come se alla fine formano un'unica palla, chiamiamola così, come la sto vedendo io, energetica, per il loro Mm. bene comune. Mm. E la peregrina è un po' il centro della palla? Quello che vedo è come se comunque a livello di natura, naturale, loro devono avere comunque una gerarchia, ma a livello energetico è leggermente più alta. Cioè, come se fosse, dal mio punto di vista eterico, dove stiamo adesso, l'essere più consapevole, tra virgolette. È come se avesse un pochino più di conoscenza e quindi Mm. desse cioè, le direttive per il bene comune. Poi vedo tutte le altre parti eteriche leggermente più piccoline che si uniscono per il bene di tutto l'alveare, quindi per il bene comune di tutto la loro vita, il loro gruppo. Ecco. Qual era, se lo vedi, il malessere dell'ape che ho visto? Ora, se mi innalzo un pochino, quello che vedo dietro una mantide. È come se l'avesse, cioè un'entità eterica, un'energia che comunque, come se ti sta dicendo,
come se volesse dare un segno del blocco di questa sessione, che comunque non è stato ovviamente portato a termine, però in realtà è come se avesse dato un- un cenno della Messaggio. serie, sì. E il Trafano subito dopo chi l'ha mandato? Io vedo due mantidi dietro questa situazione. Vabbè. Hanno interferito con me, quindi chiama queste mantidi, mettile di fronte a te, Mhm. io entro nella tua scena con la mia mano destra e le brucio con la mano destra. Abbiamo alzato insieme la vibrazione e sì, sono bruciate. Chi ha mandato le mantidi fuori? Su, vedo il falconiforme. Odino, scusa, l'aquila, Mhm. senza un'ala. Ma interferisce anche con Cristina, immagino. Diciamo che a livello alto lui interferisce con tutti, Mhm. quindi sì. E perché mi ha mandato il Tafano? Che peraltro ho scacciato e scacciandolo l'ho ucciso. Sono tutti segni secondo loro, che chiaramente non è così, ma secondo loro è come se volessero, tentano, non sanno, come se non sanno più cosa fare, come posso dire. Ormai è il discorso di alcune situazioni che stiamo facendo con la collaborazione delle persone che comunque si puliscono e comprendono e prendono consapevolezza, ha raggiunto un livello tale dove comunque diventa più difficile interferire, quindi comunque ci provano, ma Mm. è come se cercano di farlo in maniera più fisica, perché io vedo come se Mm. cioè loro vedo come se mandano li vedo come energeticamente che arrivano ma rimbalzano, come posso dire, anche Ma riescono anche in termini fisici, sì, ma stupidaggini, voglio dire, sì, il stupidaggini, Tafano. questo dico, nel senso che non arrivano più in profondità come prima. Quello che vedo è come anche parlando di te, di noi e delle persone che comunque chiamano che prendono consapevolezza a livello vibrazionale più alte, quindi diventa sempre più difficile raggiungerci. Questo è quello che vedo. E quindi tentano con delle situazioni più fisiche, più visive. Ecco, che noi possiamo renderci più Come, conto. come ha dato questo ordine del Tafano Dino? L'ha detto con la voce, l'ha ordinato con gli occhi? No, lui comunica in maniera eterica, cioè lui pensa e crea. Lui sa perfettamente come funziona la Matrix. Lui Vabbè, stesso. oggi ce l'ho con i suoi occhi, quindi entro nella scena, mi alzo la mia energia, dimmi a quanto vibro, 15 miliardi. oh, li facciamo diventare 1500. Mhm. E il mio dito indice e medio contemporaneamente finiscono entrambi nei suoi occhi. Mm. Cioè si muove tutto strano. Ok, entrano di più, entrano fino al cervello. Mm. Si è allontanato. Si sta allontanando. Ok, ok, questo riguarda me ovviamente. Mm. La prossima volta non sarò così buono. Ok. Ok, chiamiamo ad assistere alla sessione tutte le api del mondo. Chiamiamolo il grande alveare. Tutta questa massa di insetti e questa forza eterica. Mhm. Ok. Vedo tutte le api e come se vedo i loro corpi fisici e sopra un'unica massa energetica.
collegata al corpo fisico con un filo. Un'unica. Come la Mm. definiresti questa parte energetica di tutte le api del mondo? Etere, parte Ok. dell'etere. Grande alveare Mm. o Mhm. alveare? Grande alveare. Ci vuole dire qualcosa il grande alveare? Loro dicono è come se loro sono più collegati alla parte energetica, eterica dell'essere, dell'universo. È come se fosse uno dei loro primi step qui. Però in realtà quello che dicono è come se dicono che sono più collegati loro di noi. Loro sono più puliti perché è più energia pura, più spirito, più etere e quindi sono più collegati anche tra di loro, non hanno pregiudizi, non hanno, si collaborano in un'unica forma eterica per il bene della sopravvivenza a livello naturale della loro specie. Cosa pensano della presunta esistenza di api robotiche? Esistono api robotiche? Ce ne sono qualcuna qui che hanno mandato nella Matrix per controllare e interferire con voi. Quante sono? Sono api al quale sono state prese e messe all'interno del loro corpo dei microchip che controllano. Sono il 20% della Terra. Delle api sulla Terra? Mm. È come se tramite loro, tramite questa tipologia di api robotiche, loro quando si posano anche accanto a voi controllano quello che fate. Stai parlando con la voce dell'alveare? Mm. No? Sì. Ok. Queste api robotiche sono all'interno di arnie o vengono riconosciute? No, vengono riconosciute. Non le fanno, loro non le fanno entrare. Ok. C'è in questo grande alveare la parte relativa all'alveare con cui ha a che fare Cristina per lavoro, che vuole lasciare un messaggio a Cristina. Mm. Loro dicono è come se adesso mi sono spostata nella sua parte di alveare. E quello che Mhm. vedo è che c'è questa parte energetica che ringrazia di essere protetti da tutto quello che purtroppo non è bello in questo mondo nei loro riguardi, perché loro dicono che loro fanno parte della catena alimentare, fanno parte dello sviluppo e del susseguirsi di tutta l'energia, di tutta la vita a livello fisico di tutti gli animali, per l'impollinazione, per tutto quanto. E quindi è molto importante che una PS si occupi della protezione di questa parte, perché questa parte è importante per far sì che questa Terra e questa Matrix ri- riporti e venga conservata una parte importante, altrimenti la Terra potrebbe finire. Partendo dalle api, arrivando agli insetti, arrivando agli animali, ai lupi, alle volpi, a tutto, perché è tutto collegato. Quindi chi protegge questa parte è comunque molto collegata all'etere e ha
una sensibilità che loro riconoscono. Io vedo alcune volte come se delle api si posano su di lei come per... c'è una parte energetica che si posa su di lei per... sembra quasi che abbiano un Ringraziarla. riconoscimento. Sì, Ti ha commosso? sì. Beh, perché è una cosa... è potente. Cioè, è come se fosse un pezzo di vera essenza di tutto a livello energetico. Puro, è puro. Sì, tra gli insetti che vivono in comunità, le api sono le più speciali, api e formiche probabilmente Mm. sono le più speciali, solo che le api hanno un compito appunto più oneroso, maggiore, l'impollinazione, i semi. Va bene, causa esoterica del non sentirsi appartenente alla famiglia cattolica, religiosa, lei no. Vabbè, la sua PS ha una buona consapevolezza, quindi Ah, ok. comunque già lei a livello fisico, cioè a livello di qua, su questa linea temporale, su questo momento della sua esistenza, ha già fatto dei passi. Per esempio il cambiare, lasciare situazioni che non le andavano a genio, che la facevano sentire comunque non a suo agio, che capiva che erano imposte dalla società. Quindi più, diciamo, vai verso, come nel suo caso, la direzione della libertà, nel senso di fare ciò che veramente lei voleva fare, quindi dedicarsi a un qualcosa che le piaceva, più comunque è come se la tua consapevolezza cresce e ti rendi conto che è come se tu guardi, sali dei scalini e poi guardi in basso e dici non è così come me l'hanno raccontata. È questo il senso che lei ha. Lei comprende che le hanno raccontato le balle. Lei ha contro tutti per la propria attività lavorativa È indipendente, per normale. l'educazione che dà ai figli, perché non va in chiesa, specialmente sua madre, specialmente la famiglia e la madre. Vabbè, non c'è molto da dire in Io realtà. vedo tante invidie, vedo invidia nei suoi Anche confronti. familiari? Sì, anche familiare. Cioè, in realtà quello che mentre me lo chiedevi, io lo vedo anche nei confronti della mamma. È come se la mamma inconsapevolmente, probabilmente prova invidia, nel senso che lei è riuscita a fare, può indirizzare parte di ciò che voleva e Va avere bene, anche un buon chiarissimo. La successo. madre però deve staccarsi dalla chiesa, quindi è inutile che dica delle cose del genere e vada a invidiare la figlia e poi va a pregare la Madonna in chiesa. Sistema di credenze. Le palle sono piene di tutti. Scusate, sembrerò Sì. un esaltato, ma le palle sono piene. Svegliatevi, la madre prenda internet e vada a cercare chi era la Madonna. Semiramide e le varie società e le varie civiltà del passato. È sempre la stessa filastrocca. Quindi quando Storia. si parla di sistema di credenze non è un'invenzione, è storia. Sì. È storia. Iside è la Madonna. Quindi di cosa stiamo parlando? No. Semiramide babilonesi. Ishtar, che è una di quelle che ha canalizzato uno dei primi che ha fatto ipnosi e che è un'entità coi Mm. controcoglioni, era all'epoca dei Sumeri. Quindi di cosa stiamo parlando? Siamo ancora qui? La madre che invidia la figlia, la madre si faccia due conti, due ricerche e poi butti tutti sti cazzo di crocifissi di casa e inizi a pensare con la sua testa. Basta sistemi di credenze. Il mondo va a puttane per i sistemi di credenze. Beh, Basta. Interferiscono anche me, quindi mi incazzo. certo. Queste informazioni passiamole alla madre, come una tonnellata di miele luminoso. Che palle. Non se ne può più, non se ne può più. Prende il miele, vedo una donna, una signora che viene, che si è sentita Ok, chiamata in causa. mentre la chiamiamo, chiama anche la Madonna. Chiama la Vergine Maria. Voglio Eh, vederla, la Vergine Maria. Dov'è? io non te lo volevo dire, ma mentre tu ne parlavi, lei era già là. Cioè si è presentata come Iside. Una donna si presenta con una lunga treccia bionda e un Va bene. vestito. La vera faccia di questa entità, non Iside. Voglio la vera faccia. Adesso si presenta come un Elohim,
poi come un angelo con gli occhi rossi e io vedo una coda da serpente. Certo, è un rettile la Madonna. Mm. È legata fortemente ai rettiliani. Vedi Sì, te? perché quando hai detto la vera, stava cercando di confondermi, quindi Angelo, Elohim, Isid, eccetera. Poi però l'ho cercato di vedere meglio, ho visto la coda da re. Certo, tutta la merda di sto mondo è lì dentro. Dentro uno dei simboli, dei tanti simboli dei sistemi di credenze. Tutta la merda di sto mondo. Sono incazzato, oggi si sono incazzato. Sono molto più importanti le api del sistema di credenze, di Mm. qualunque tipo. Quindi, tutti quelli che invidiano Cristina, del suo lavoro, delle sue gravidanze, del suo compagno, dei suoi figli, se lo fanno per motivi religiosi, vengano ricoperti di miele da me, di informazione. E Ci l'informazione in sono, primis è la Madonna con la coda di serpente. Ishtar, Semiramide, Isis. ci sono tante mamme di altri bimbi che la invidiano. Bene, Però nonne, tutte fuori, tutte quelle credenti che conosce Cristina e che la invidiano, vengano a farsi il bagno di miele con informazione, non interferenza. L'interferenza ce l'hanno in chiesa, qua c'è solo informazioni. informazione. Miele e Sono informazione. abbiamo creato l'abbiamo posta così una piscina di miele e le PS che stiamo chiamando, che accettano l'informazione, si fanno il bagno nella piscina perché fanno prima così. Quindi in questa piscina di miele. Sono tutte, vedo mamme di bimbi, la mamma che ha ascoltato Mhm. e Le cinque suore? mm, E ora che le hai nominate, le vedo lontane, lontane con il vestito tipico da suora e tanti, tanti, tanti Elohim, angeli intorno che si tengono per mano e le accerchiano. E loro sono con la testa bassa. Mhm. Per cosa? Per la vergogna? No, è come se non, come se dicono: Ma che cosa state facendo, no? Che cosa Però c'è stiamo facendo? sì, però c'è Mm. l'influenza di questi angeli intorno No, no, che ma no, 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 adesso mi spiegano, vengano avanti le cinque suore, venga la capa delle cinque suore, mi spieghi che cosa stiamo facendo, cosa significa. E mentre si avvicina, tiene un libro aperto davanti a te con tutta la storia della Madonna, tutta l'evoluzione della favola della Madonna si che abbiamo avvicina trovato nel una di loro che alza il viso ed è la più anziana. E Mm, mentre tu dicevi del libro, noi, io l'ho aperto, io lo sto facendo vedere e si è girata verso quella cosa strana con la coda che dovrebbe essere la mm. Madonna e si sta come se fosse sorpresa di quello che sta vedendo. Dice, non è Ok, gliela possibile. baci, gliela deve baciare la coda, no? È la Madonna, è il velo blu, è l'abito blu della Madonna, classico abito blu della pittura di tutte le epoche che No, rappresenta la Madonna. non la Però è una vuole coda, baciare ma baci, deve Non la vuole baciarla. baciare, E non allora vuole. cosa sta dicendo? Cosa stiamo facendo ancora? È qui che dice ancora cosa stiamo facendo? Io Sta mi faccio fare... chiamando le altre suore per farli venire a vedere. Ok. E le altre si avvicinano, è come se questi angeli che le circondavano si siano allontanati perché la loro volontà le ha fatte allontanare e la suora madre le abbia chiamate per venire a vedere. Quindi le PS delle altre vengono a vedere questo libro e guardano la coda della Madonna, quello che è veramente. Va bene, che facciano il loro percorso. Causa esoterica del fatto che l'affitto è gratis. Verrà chiesto quello che mi è arrivato subito, è come se
ha chiesto qualcosa a livello energetico dopo. Di solito nulla per nulla. Energetico, quindi Mm, EDL? mm, A, mm. a lei? È come se fosse non un patto, però a livello eterico, quindi alzandomi è come se loro dicono ok, tu soffrisci di questo per fare una cosa e poi però ci sarà una richiesta a livello eterico, che però a questo punto ovviamente lei potrà accorgersene. Ok. I figli sono lì, sempre? Per mano, sì, e Ok, fanno un applauso alla mamma. bene. L'alveare è lì? Sì, è collegata, cioè lei è collegata a questa fonte energetica. E lì vedo una forma, una fonte energetica e la percepisco però, come posso dire, diversa. La vedo proprio come se fosse un pezzo di esistenza. Vedo così. L'alveare di tutto il mondo, Sì, intendo. sì, Tutti sì, gli altri. sì, Ok. sì, sì. A quanto vibra il grande alveare? 270 miliardi. E i figli? Sono uguali? I figli hanno preso consapevolezza, hanno visto le loro PS sono qui da tutta la sessione. Sono Vibrazione? quello più piccolino 7 miliardi, poi vedo uno un po' più alto che ha dei pantaloncini, 10 miliardi in questo momento. Ok. Ora, la mamma, la Cristina, gioca adesso facciamo un esperimento, gioca un po' con la sua vibrazione davanti ai figli e al grande alveare, che se vogliono, i figli e il grande alveare possono fare la stessa cosa che fa Cristina. Mhm. Quindi Cristina deve prendere consapevolezza che la vibrazione non ha un limite e nessuno ha detto che il corpo fisico ha un limite che può sopportare, dopodiché non può più. Non l'ha detto nessuno, non ci sono regole, sono solo balle. È Sta girando. solo... Mm, Scusa, no, mentre lo dicevi, lei stava già mettendo in pratica vedo lei, la fisionomia di oggi, che gira su se stessa con come per aumentare la sua energia e vedo la sua vibrazione che si innalza di più, mentre gira su se stessa con le braccia aperte mm. A e quanto sta sta? innalzando. 40 miliardi. Mm. Continua a girare 45, Più veloce. 70. Mentre lei gira, i figli che fanno? Girano, te lo volevo dire. Mm. Imitano la mamma. E le api che fanno? Le api è come se a un certo punto, quando la vibrazione si innalza, è come se si diventa collegati. È come se più ti innalzi e più sei collegato con questa parte esistenziale, come posso dire. Quindi è come se si danno energia, come se diventa tutta una cosa Mhm. più alta. Oggi il grande alveare vibra a 270 miliardi. Nel 1900 il grande alveare a quanto vibrava? Era di più. Quanto? 500. Oh. Quindi il grande alveare di oggi deve tornare alla condizione del 1900 o anche di più.
tutte le apine girino su loro stesse. Ci hanno Facciano come rovinato. fa Cristina. Facciano come fa Cristina e aumentino la loro vibrazione a 1.000 miliardi. Vedo tutte le api che girano e imitano Cristina che continua a girare. È come se siamo arrivati, ora sto in un punto, Cristina e questo parte eterica di alveare sopra l'universo, non lo so, è sopra la Terra, è come se più la vibrazione aumenta, più ci si si arriva in posti più alti, dove con una Mhm. vibrazione bassa tu non puoi vedere arrivare. Sempre di più, vai, 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 alza, 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 alza. Dammi il numero di Cristina, 900 miliardi. il numero delle api, Non riesco a vederlo, io percepisco il doppio di 900 miliardi. 1.800? Miliardi. Benissimo. Figlio grande, figlio piccolo. Girano, girano, girano. Sono arrivati a 100, tutte e due. Bene. Per essere solo degli spettatori sono stati molto molto bravi. Molto Beh, bene. bello, io anche mi sono alzata tanto. Sto bruciando. Mhm. Con queste nuove condizioni c'è la donna bellissima africana che ha aperto la sessione. Cioè, lei sì, quella vita sì, perché era una bella vita. Lei mi fa un inchino come per dire bene, grazie, ora starò ancora meglio. Ma lei già era I, felice in quella vita. I due figli di Cristina sono anche lì in quella vita tra i 7. Assolutamente sì. Stessa condizione, lei madre, questa donna bellissima di colore e loro erano tra questi 7 bimbi Maschi. maschi, esattamente come ora. Messaggio finale della PS e della PE insieme di Cristina a lei. Non lo dico, un ottimo lavoro. Adesso puoi fare qualsiasi cosa tu vuoi. Riuscirai a modificare anche coloro che sono intorno a te e chi vorrà prendere esempio da te. Vedrai che ci saranno dei cambiamenti intorno a te, delle altre persone che ti sono accanto. Chi vorrà ti rimarrà vicino, ma ci sarà qualcuno che si allontanerà da te. Ma fa parte del gioco. Ottimo lavoro. Siamo felici. Quando guarderai l'alveare, ricordati della tua potenza, perché guardando l'alveare avrai un momento di collegamento con noi, che ti ricordiamo ogni giorno, ogni momento, che siamo accanto a te, in questo viaggio. Basta? Mhm. Ah, no, non ti sentivo più e non ti vedevo più muoverti, quindi ho pensato che si fosse bloccata. E l'alveare cosa dice? Come se facendo questo lavoro qualche ape, vespa, robotica si sia stata disattivata. Vedo questo. Qualche? Tutte? Le ricreano, ma la parte eterica potente che pulsa, che dà la vita alla vita, non
non la fa entrare, però loro le ricreeranno. Staremo a vedere se le ricreeranno, se avranno il potere e il tempo di ricrearle. Va bene. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti